Benvenuti e bentornati sul canale. Nel video di oggi andremo a vedere come realizzare il punto chevron. È questo bellissimo punto ondulato, è un punto double face, quindi va bene sia da un lato che dall'altro. È davvero semplice da realizzare, bisogna stare soltanto attenti a fare le giuste diminuzioni e i giusti aumenti per dargli queste onde. Questo punto è molto più carino e risalta molto di più se alternate dei colori. Io in questo caso ho scelto il celeste, l'azzurro e il blu, ma volendo si può fare anche in un unico colore. Vi lascio subito ai materiali. Per realizzare questo campione ci serviranno 3 gomitoli di cotone. Io ho utilizzato del cotone celeste, del cotone azzurro e del cotone blu. Ci servirà un uncinetto numero 3 e delle forbici. Iniziamo subito a lavorare il nostro campione con il filo celeste. Andiamo quindi ad avviare 35 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 34, 35. Fatte quindi le 35 catenelle, vado a contare 3 catenelle dall'uncinetto, quindi 1, 2, 3. Nella quarta vado a fare una maglia alta. Questo punto si conclude a inizio lavoro e a fine lavoro, quindi inizio giro e fine giro, sempre con un aumento. In questo caso l'aumento è composto dalle 3 catenelle iniziali e dalla maglia alta. Quindi in questo punto andremo anche a lavorare le catenelle, perché le 3 catenelle sono proprio la sostituzione della prima maglia alta del giro. Quindi fatto il nostro primo aumento vado a lavorare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Fatte le 5 maglie alte dobbiamo andare a fare 2 diminuzioni, lavorando sempre maglie alte. Quindi andiamo a prendere il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a fare la prima parte della maglia alta, quindi chiudo soltanto la prima parte, in modo da avere così 2 anellini nell'uncinetto. Prendo il filo, entro nella catenella successiva e vado a lavorare metà maglia alta. In questo modo, vedete, abbiamo 3 anellini sul nostro uncinetto. A questo punto vado e chiudo tutti e 3 gli anellini assieme e nel lavoro risulta che noi abbiamo 2 maglie alte chiuse assieme. Adesso dobbiamo fare un'altra diminuzione, quindi come abbiamo fatto prima, prendo l'uncinetto, entro nella catenella, porto fuori il filo, riprendo il filo e faccio passare nei primi 2 anellini e mi rimangono 2 anelli sull'uncinetto. Di nuovo prendo il filo sull'uncinetto, mi sposto nella catenella a fianco, prendo il filo e lo porto fuori, chiudo i primi 2 anellini e sull'uncinetto mi rimangono così 3 anellini. Adesso prendo il filo e vado a chiudere gli anellini tutti assieme. E così abbiamo avuto la seconda diminuzione. Adesso nuovamente andiamo a fare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4
e 5. Adesso invece che le diminuzioni dobbiamo andare a fare l'aumento, quindi vado nella maglia successiva e lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia, quindi una maglia alta già fatta, vado e faccio la seconda sempre nella stessa maglia. Vedete, abbiamo fatto il primo aumento, questo qua. Adesso andiamo a fare il secondo aumento, quindi di nuovo 2 maglie alte nella stessa maglia. Prima maglia alta, entro nella stessa maglia e faccio la seconda maglia alta. E anche il secondo aumento è concluso. Adesso vado nuovamente a fare 5 maglie alte. Una, 2, 3, 4 e 5. Adesso dobbiamo fare nuovamente le diminuzioni, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella e lavoro soltanto metà maglia alta. Di nuovo prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva e lavoro nuovamente metà maglia alta. Una volta che abbiamo 3 anellini sull'uncinetto li chiudiamo assieme. Nuovamente gli stessi passaggi per la seconda diminuzione, quindi faccio una maglia alta a metà, nella maglia successiva un'altra maglia alta a metà e adesso vado a chiudere i 3 anellini tutti assieme. In questo modo, vedete, abbiamo diminuzione, aumento, diminuzione. Adesso vado a fare 5 maglie alte. Una, 2, 3, 4 e 5. Vedete, qui mi rimane una catenella. Adesso dobbiamo andare a fare un aumento, quindi 2 maglie alte qui in questa catenella. Prima maglia alta fatta e faccio la seconda. Ok, e il nostro primo giro è concluso. Adesso dobbiamo andare a fare il nostro secondo giro. Il nostro secondo giro sarà identico al primo. Tutti i giri che adesso andremo a realizzare sono identici a questo. Quindi adesso vi ripeto i passaggi punto per punto anche per questo secondo giro, poi dal terzo in poi potete tranquillamente fare da soli perché i vari passaggi, i vari punti sono sempre identici. Per girare il lavoro vado a fare 3 catenelle. Ricordatevi che queste 3 catenelle corrispondono alla prima maglia alta. Qui nella prima catenella che ritroviamo andiamo a fare una maglia alta. Questo è il nostro primo aumento. Adesso 5 maglie alte. Una, 2, 3, 4 e 5. Arrivati a questo punto dobbiamo fare 2 diminuzioni, quindi come prima vado a fare una maglia alta ma non la chiudo, vado a fare una seconda maglia alta ma non la chiudo e vado a chiuderle tutte assieme. Prima diminuzione fatta, quindi faccio una maglia alta a metà e ho 2 anellini sull'uncinetto, seconda maglia alta a metà e ho 3 anellini sull'uncinetto e vado a chiuderli insieme. Le nostre 2 diminuzioni sono concluse. Adesso vado a fare 5 maglie alte. Una, 2, 3, 4 e 5. A questo punto devo fare 2 aumenti, quindi vado a fare 2 maglie alte nella stessa maglia.
prima maglia alta fatta, vado a fare la seconda qui nella stessa maglia e anche la seconda maglia alta è fatta. Adesso vado a fare il secondo aumento, quindi di nuovo 2 maglie alte nella stessa maglia. Vado a realizzare 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5. È arrivato di nuovo il momento di fare le 2 diminuzioni, quindi vado a fare 2 maglie alte a metà, la prima, la seconda e chiudo i 3 anellini assieme, quindi una diminuzione è fatta. Vado a fare la seconda, maglia alta a metà, seconda maglia alta a metà e vado a chiudere i 3 anellini tutti assieme. Adesso di nuovo 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5. Come vi ho detto prima, le 3 catenelle corrispondono a una maglia alta, quindi noi dobbiamo andare a fare un aumento nella terza catenella del giro precedente. Vedete? Una maglia alta, rientro nello stesso punto e faccio la seconda maglia alta e il nostro aumento è concluso. Come potete vedere, i passaggi sono stati gli stessi del giro precedente. Adesso vi faccio vedere come fare il terzo giro e poi cambiare colore, quindi adesso il terzo giro lo lavoro così senza andare a spiegarvi niente. Quindi le 3 catenelle per girare, ricordatevi che sono anche la prima maglia alta. Lavoro comunque lentamente così voi potete andare tranquillamente a vedere. Abbiamo concluso così anche il nostro terzo giro. Volendo possiamo continuare con un unico colore, ma secondo me risalta cambiando colore, quindi abbinando di più colori insieme. Adesso io vado a cambiare colore e utilizzo l'azzurro. Quindi cosa faccio? Vado a fare una catenella e taglio il mio filo celeste. Una volta che il lavoro è bloccato,
prendo il mio filo azzurro e vado a inserirmi nel lavoro. Naturalmente dobbiamo seguire il processo di lavorazione. Quindi io vado a inserirmi qui nell'ultima maglia e vado a fare 3 catenelle. 1, 2, 3. Giro il lavoro, vedete che qui c'è la codina, la porto qui in modo da andare a lavorarla insieme al lavoro. Posso anche portare la codina di fine lavoro sempre all'interno, così lavora anche quella all'interno del lavoro ed è già bloccata. Adesso, come abbiamo sempre fatto, entro nella prima catenella e faccio una maglia alta, quindi il nostro aumento. Da qui vado a lavorare tranquillamente come ho lavorato prima, quindi non si vedranno gli aumenti. Da qui sfilo qua la codina di chiusura perché non mi piace, perché qua poi si vede, quindi questa andrò a bloccarla successivamente col lago. Quindi riprendo la lavorazione come ho fatto nei giri precedenti. Una volta che il filo è stato bloccato potete andare a tagliarlo subito, così non avete troppe codine in mezzo. 1, 2, 3, 4, 5, 'Ho finito anche questo primo giro col cotone azzurro. Vado a fare gli altri 2 e poi vi faccio vedere nuovamente come cambiare colore, così potete vederlo bene una seconda volta. Questi sono i 2 colori completati. Adesso dobbiamo andare a fare gli ultimi 3 giri del colore blu, quindi vi faccio vedere nuovamente come andare a cambiare il colore. Faccio una catenella finale per bloccare il filo e vado a tagliarlo. Metto da parte il colore azzurro e prendo il colore blu. Lo vado a posizionare nel retro del lavoro e lo blocco con l'indice. Entro qui nell'ultima catenella e vado a fare 3 catenelle. 1, 2, 3. Giro il lavoro e porto di lato così la codina, perché andiamo a lavorarla insieme al nostro lavoro in modo da bloccarla immediatamente. Quindi vado a fare la prima maglia alta sempre nella stessa maglia dove ho fatto le catenelle, in modo da realizzare il mio primo aumento. Adesso posso andare a lavorare tranquillamente il nostro giro, ricordandoci di andare a lavorare all'interno dei punti la catenella, la codina del filo. Quindi vado a fare le nostre 5 maglie alte. 1,
2, 3, 4, 5. Come potete vedere il mio filo è già bloccato, quindi posso andare tranquillamente ad eliminare la codina. Ecco fatto. E adesso vado a proseguire la lavorazione tranquillamente. Qui in video, ahimè, ho comunque scelto un colore molto scuro, quindi si vede poco, ma i punti sono gli stessi che abbiamo utilizzato per il celeste e per l'azzurro. Finito anche il nostro terzo giro con il colore blu, il nostro campione è finito e possiamo vedere bene il punto chevron. Adesso possiamo tranquillamente andare a chiudere il lavoro come abbiamo fatto prima. Una catenella e taglio il filo. E il nostro campione è concluso. Adesso non ci resta altro che andare a eliminare le varie codine. Quindi prendiamo un ago da lana e andiamo a inserirla all'interno della lavorazione. In questo modo andiamo a eliminare ogni singola codina. Naturalmente più cambi di colore facciamo, più codine avremo. Possiamo eliminarle volendo già da subito, quindi come andiamo a chiudere il lavoro possiamo subito andare a nascondere la codina all'interno del lavoro e poi a tagliarla via. Ci rimangono gli altri due. E anche l'ultima codina è stata eliminata. Questo è il nostro punto finito. Spero che questo tutorial vi sia utile. Se riutilizzate questo punto, mi raccomando, taggatemi così io posso sia vedere i vostri lavori che ricondividerli. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così ogni volta che pubblico un tutorial vi arriverà una notifica. Se non l'avete fatto e fatelo anche per gli altri video, lasciate un like come supporto. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!